Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un'altra, recensione, test di sedia poltrona da gaming studio lavoro. Chi di voi aveva già visto il video di questa sedia dell'HP che io tanto ho elogiato? Anche qui un prodotto che non è stato mandato per fare il video, ma che mi sono comprato, anzi quella mi era stata mi è stata regalata però su mia richiesta. Io ho sempre detto, anche nei commenti a chi mi chiedeva dopo un po' di tempo, che mi sono sempre trovato divinamente. E così è, perché questa sedia, ragazzi, è veramente fantastica. Però cosa è successo? Adesso ne dovevo comprare un'altra per il negozio, per la zona ufficio del negozio. Parte del mio lavoro è anche farvi vedere dei prodotti, quindi comprarne un'altra uguale secondo me avrebbe tolto un contributo verso il mio pubblico. Ne ho comprata un'altra, sempre di fascia alta, da spendere qualcosina in meno. Io l'ho trovata in offerta, ma poi ne parleremo a fine video. Ho preso una sedia della Corsair. Corsair è un marchio che fa parecchie tipologie di prodotti diretti al gaming, ma non solo, fa anche una serie di sedie. Io ho preso un modello che si chiama T1, che è la più piccola, la più snella. Non che io sia proprio un friciulino, sono però di corporatura media, di altezza anche, e su quella sedia vi dico già che ci sto bene. Se vedrete dal video, in base ai dati che vi darò, che è troppo piccola, sappiate che ci sono dei modelli anche più comodi, più grossi, e vi lascerò anche di quelli i link in descrizione. Una sedia che ho comprato su Amazon, che mi è arrivata col corriere, e adesso vi faccio vedere come mi è arrivata. E per fare questo spacchettamento e farvela vedere ci spostiamo nel negozio, quindi ci sarà una sorta di spoiler perché apro tra una settimana circa, e proseguiamo il video da quella parte. Un pacco bello grosso, uno scatolone da circa 26 kg, la figura rivela il contenuto, quindi non è anonimo. Mi raccomando, controllate bene l'imballo quando arriva. Ovviamente prendendola su Amazon ci sono tutte le protezioni, le garanzie del caso, quindi se manca qualcosa, arriva rotta, ve la cambiano, non c'è nessun problema. Ora procederei con l'apertura, facciamo lo spacchettamento, vediamo cosa c'è dentro e poi la montiamo insieme, anche se sicuramente non sarà nulla di difficile. Troviamo subito il basamento per le ruote, realizzato in una fusione di, credo, alluminio, qualcosa del genere. Non è plastica, con questi inserti rossi in plastica molto carini. Qui andrà incastrato il pistone e qui le ruote. Subito il manuale. Una scatola con il meccanismo per sganciare il pistone e regolare, credo, la durezza o il blocco, poi vedremo insieme. Vi dico già che sono pezzi in ferro abbastanza spesso, ben verniciato, finitura nera opaca, sembra abbastanza curato finora. Poi troviamo subito la seduta, mamma mia che bella, arriva già con i braccioli assemblati, ma che all'occorrenza si possono togliere perché hanno la staffa, come tutte le sedie, avvitata qui sotto. Le viti necessarie per il resto dell'assemblaggio sembrano già agganciate. Vi faccio notare comunque la finitura delle parti in ferro che è abbastanza curata, tutti i gancetti per tirare la finta pelle, le pieghe nella parte inferiore che sono abbastanza curate, le cuciture che poi vedremo meglio sono molto belle, tutta la parte inferiore con i tiranti per il rivestimento. Guardate che bella anche la finitura con questi cubi in 3D, molto carina. È solo una lavorazione della plastica, non è un adesivo, non è stampato, ma è proprio la superficie della plastica. E poi la seduta, la qualità della finta pelle con queste cuciture che mi ricordano interni di auto prestigiose, tutta l'alzatina in similpelle liscia sull'interno e in similpelle effetto carbonio. Qui abbiamo il leveraggio dello schienale. Troviamo poi il cuscino per la testa, rivestito questa volta in simile alcantara nero con cinghia elastica, rivestimento smontabile tramite cerniera. Il cuscino lombare, anche lui in questa finitura simile alcantara nero, molto piacevole al tatto. Vedete che fa lo stesso lavoro dell'alcantara, lasciando e togliendo il segno, con due cinghie elastiche, anche qui cerniera per aprirlo e sfoderarlo.
Arriviamo poi allo schienale, proprio figo, per trovare infine incollata sul fondo la scatola con tutta la ferramenta. Adesso me la studio un attimo e poi guardiamo insieme come procedere nel montaggio. Allora, nella realtà dei fatti c'è veramente pochissimo materiale, perché abbiamo solo le ruote, due viti un po' grosse, diciamo, due viti piccole, due tappini in gomma, la copertura estetica del pistone, il leveraggio che abbiamo visto prima, due coperchi, il piede, base e schienale, nient'altro. Ci sono le istruzioni non in italiano ma spiegate veramente in modo semplicissimo. Le operazioni da fare saranno incastrare le ruote sotto il piedistallo, infilare il pistone nel piedistallo, avvitare il meccanismo sotto alla seduta, incastrare la seduta sul pistone, montare lo schienale sulla seduta con due viti e mettere i coperchi delle staffe. Basta, ci andranno credo 5 minuti. Voglio però soffermarmi sulle ruote, perché le ruote sono veramente tanta roba. Rivestite in gomma, movimento su cuscinetto, vedete che si vede il cuscinetto, ruotano anch'esse non su cuscinetto ma su sfere, ma il movimento della ruota è veramente uno spettacolo, con tanto di cerchio in lega. No, è plastica però il disegno c'è. Ruota in gomma, quindi antigraffio. Se vi può interessare, la ruota è diametro 75, mentre il perno è 1 centimetro. Quindi iniziamo con incastrare le ruote sotto al basamento, si incastrano davvero senza problemi e il basamento è bello che montato. Prendiamo poi il pistone che arriva con la parte più larga da incastrare qui sotto, poi togliamo la protezione di plastica rossa e basta, senza batterlo, senza spingerlo, senza fare nulla, perché poi il peso stesso garantirà che stia al suo posto. Mettiamo questa copertura che è fatta da 3 coni in plastica intorno al pistone, in questo modo. Mettiamo un attimo da parte il basamento, ci concentriamo sulla seduta. Dobbiamo prendere la parte anteriore della sedia, quindi questo lato qui, diciamo quello più lontano dalle staffe, prendere il meccanismo per l'alzata che è segnato qua con una scritta, quindi la scritta front andrà verso il fronte della sedia. Le 4 viti che sono già imboccate le togliamo con la chiave in dotazione. Vi faccio notare che le viti non sono a vista ma sono tutte zincate, non brunite, non scure ma zincate. Non si vedono perché sono sotto, però avevamo visto che ad esempio nell'altra sedia anche le viti erano nere. Le togliamo tutte e 4, già che ci siamo controlliamo se le viti dei braccioli sono strette, infatti non lo erano. Gli diamo ancora un colpetto, prendiamo il movimento con la scritta front come abbiamo detto prima in qua, non ha grosso gioco sulle asole, quindi non ha possibilità di essere montata male. Le viti, come vi avevo già spiegato l'altra volta, sarebbe consigliabile mettergli un goccino di frenafiletti leggero o medio, questo per evitare che col movimento, il tempo e tutto quanto si possano allentare. Vi lascio in descrizione un link per acquistarlo e ne basta proprio una punta sul filetto per evitare che si svitino. Le imbocchiamo tutte e 4. Io ovviamente i frenafiletti ce l'ho a casa, non ho ancora tutto il materiale qui in negozio, quindi lo metterò in un secondo momento. Ok, una volta imboccate le viti, la staffa non ha grosso gioco, soprattutto non ha molto movimento laterale. La mettiamo dritta guardando che sia in quadro con la staffa, non che crei grossi problemi, ma per montarla con un certo perché. Tiriamo un attimo le viti a mano, i filetti comunque sono molto buoni, le viti si riescono ad avvitare a mano fino in fondo e le serriamo sempre incrociate, quindi angolo a destra alto con angolo a sinistra basso. Facciamo la stessa cosa incrociando le altre due. Questo è un trucchetto che si usa in praticamente tutti gli assemblaggi meccanici. Chiusa la quarta, diamo ancora un colpetto e abbiamo montato il meccanismo sulla seduta. Ora dobbiamo prendere la seduta e semplicemente appoggiare questo foro qua circolare sul perno del pistone. Voilà, la seduta è appoggiata. Se volete essere sicuri che tutto sia entrato, vi date un paio di colpetti in appoggio. Abbiamo quasi finito. Adesso liberiamo dalle protezioni, solo ora, perché prima rischiate di far danni, le staffe. Ora si tratta di accoppiare lo schienale con le staffe. Anche le viti dello schienale sono già imboccate, le togliamo. Ecco, nessuna sedia che ho provato finora ha un sistema dove l'ancoraggio dello schienale a questa staffa sia fatto in modo un po' più furbo, tipo con delle asole d'ingresso dove possiamo lasciare le viti imboccate per inserirle e poi stringerle. Purtroppo, almeno tutte quelle che ho montato finora, bisogna togliere completamente le viti, appoggiare lo schienale e imboccarle, che non è mai proprio una
cosa simpaticissima, perché il filetto nella sedia, come vedete, è un pelo più duro sempre, e poi c'è di mezzo la finta pelle che può dare un po' di fastidio. Non che sia un grosso problema, ma i produttori di sedie dovrebbero arrivare a escogitare qualcosa di più furbo. Ok, arrivati a questo punto prendiamo lo schienale, che comunque non è pesante, si maneggia tranquillamente, lo inseriamo nelle staffe e imbocchiamo le due viti per lato. Quindi una, due, senza stringere, le stringiamo dopo, ci spostiamo dall'altro lato, facciamo la stessa cosa. La vite bassa del lato destro è un po' più scomoda perché questa plastica non permette di fare la rotazione della chiave, sarà solo un po' più lunga avvitarla. Arrivati in battuta non hanno gioco le staffe, non potete rischiare di sbagliare posizione, basta semplicemente tirarle, senza esagerare. Anche qui, se ve lo procurate, è consigliabile un goccino di frenafiletti. Ok, altro lato. Di queste viti grosse che abbiamo usato per questa staffa e la staffa inferiore ce n'è comunque due di scorta. Ora dobbiamo mettere le coperture, quindi dal lato senza protuberanza prendiamo questa copertura diciamo più piatta, la appoggiamo qui sotto c'è un filetto nel buco, il perno sotto va incastrato nella plastica, senza esagerare, serve solo a tenere il coperchio, e mettiamo questo tappino che è in gomma ma ha comunque il logo Corsair, stessa cosa dalla parte destra. Il cacciavite in dotazione non è il massimo e se avete per le mani un cacciavite a croce un po' più comodo è meglio. Sedia montata, ora la proviamo, vi do due misure, qualche impressione personale, però intanto possiamo dire che è bellissima, tutta con questo rivestimento simil carbonio che a me, anche se finto, fa comunque impazzire. Logo bianco ricamato, le plastiche qui sopra nero lucido, le plastiche di copertura nero opache, il bracciolo con questa sagoma 3D come abbiamo già visto, e soprattutto finta pelle sempre effetto carbonio rossa, e tutta la cucitura a rombi molto molto bella. Bella può essere un gusto diciamo soggettivo, secondo me esteticamente è bellissima. Il materiale della finta pelle è molto molto morbido, mi è piaciuto tanto, un po' più rigida la parte quella effetto carbonio, però comunque una pelle morbida, mi è piaciuta. Vi do un po' di misure perché me le chiedete spesso. Allora, tutta bassa, diciamo la seduta da terra è a circa 40 cm, tutta alta, io che sono 1,65 non tocco per terra, abbiamo la seduta a circa 48 cm. I braccioli tramite un tasto qua sotto molto comodo da prendere con la mano si abbassano o si alzano. Diciamo che tutti alti con la sedia tutta all'altezza massima arrivano a circa 72 da terra, tutti bassi con la sedia tutta bassa siamo a 57 da terra. Vi parlo un po' meglio del bracciolo, abbiamo visto che va su e giù, con un tasto posto qui all'interno può scorrere avanti e indietro, con un tasto che è posto qui può scorrere dentro o fuori, quindi ha anche un movimento così. Allora, i movimenti del bracciolo sono molto molto plasticosi, il movimento rotatorio ha solamente 3 posizioni, è molto bello esteticamente, però i movimenti, i tasti, tutto molto plasticoso, vedete che ha anche un po' di gioco, il movimento su e giù non è male, io personalmente li tengo tutti alti, tutti avanti e tutti all'esterno, in questo modo io ad esempio ho la posizione ideale per i gomiti. Come si sta su questa sedia? Allora, la parte diciamo dell'alzata, della spalletta e anche dello schienale, tutta questa parte qua è molto molto contenitiva. Tanto per capirci, facendo un rapporto con le auto, non è come un sedile di una vettura normale da città per tutti i giorni, ma è molto contenitivo come un sedile sportivo. Io che non sono proprio magrissimo, che sono 79 kg e insomma magari ne dovrei perdere qualcuno, ci sto comodo. Sono alto 1,65 e vedete che la testa mi arriva
perfettamente allo schienale. Quindi secondo me è una sedia che va bene per persone fino a 1,70 credo, non va bene per persone molto alte, ma questa è la T1. Ci sono poi altri modelli come la T3 che è più grossa ed è anche più larga. Come seduta io sto comodo, sembra quasi disegnata sulle mie misure. È chiaro che una persona un po' più grossa rimarrebbe leggermente con l'effetto incastrato. È abbastanza morbida, non è rigidissima. La posizione dello schienale la trovate facilmente tirando su questa leva e avete la possibilità di regolarlo fino ad arrivare tutta distesa, non si ribalta. Diciamo che però riuscite a trovare molto facilmente la posizione ideale. Per il resto cosa dire? Si muove benissimo. No, veramente ho fatto questo. Le rotelle vanno che è una meraviglia. Gira benissimo come tutte le sedie. Allora, qui sotto c'è un pomellone da girare bello grosso che serve per avere pochissima escursione come tilt. Il tilt è il movimento della seduta, quindi vi permette di basculare un po' indietro. Io però l'ho bloccato perché è un movimento fastidioso, ha solamente 1 centimetro di escursione che vi dà un senso come se la sedia non fosse avvitata. Non è un vero e proprio dondolio come posso ad esempio bloccare o sbloccare sulla sedia dell'HP. Il cuscino, diciamo lombare, il cuscino per la testa, una volta montati tendenzialmente tendono un po' a stonare su quella che è l'estetica della sedia perché non c'entrano nulla, hanno solo i rombi che seguono il disegno della sedia ma non ha le cuciture e cambia completamente il materiale. Un abbinamento secondo me poco azzeccato, probabilmente sono cuscini che usano per più sedie quindi non stanno a personalizzarli. Il supporto lombare è rimane rigido e molto pronunciato, quindi se vi può servire diciamo che si sente molto la presenza. Il cuscino invece è abbastanza piacevole, io questo non lo sopporto. Il cuscino invece è molto comodo perché senza cuscino si tende a dover portare la testa indietro per appoggiarla, però mi piace molto di più così e non lo metterò mai. Cosa vi posso dire di questa sedia? L'ho usata adesso per qualche giorno, sono stato qui a lavorare al computer ed è comoda. Devo dirvi che è comoda come l'altra? Secondo me no, però esteticamente è molto più bella. Diciamo che una volta fissata non ha particolare gioco, insomma sicuramente una bella sedia, è fatta bene e di qualità, però se dovessi dirvi, dovendo comprare una terza sedia, se ricomprerei questa o la sedia dell'HP, vi dico la sedia dell'HP. Ora questa diciamo fa un po' più scena in questo contesto, ha più senso avere forse una sedia più vistosa ma comunque comoda, ben fatta, non posso dire che non sia comoda, e leggermente si sente meno l'imbottitura rispetto all'altra. L'altra che ho è comunque rigida, però ha una rigidità diciamo dell'imbottitura, del memory che c'è all'interno. Provata per la prima volta sembra dura, però posso dirvi che questa, avendo un paragone diretto, è sicuramente meno confortevole. Si sta ben dritti, ha una bella seduta, si sente comunque la presenza di materiale, ma non è come l'altra. Questa sedia qui gira su Amazon, vi lascio poi i link, tra i 250 e i 320 euro. Io questa qui in colore rosso l'ho presa quando l'ho comprata e l'ho trovata a 249. Allora, 249 euro secondo me è impossibile trovare qualcosa di questa qualità. Se invece non riuscite a trovare offerte, dovete prenderla a 299, 309, 319, giù di lì. Allora vi dico, se vi piace proprio esteticamente, la promuovo, è comunque comoda. Massi, tra questa e l'HP quale mi consigli? Io per comodità, qualità, struttura e tutto quanto vi consiglio quella della HP, anche se questa ha dei punti a suo favore. In primo l'estetica, in secondo le rotelle che a qualcuno possono interessare molto, e se la trovate a un prezzo come l'ho trovata io, 249, ha un miglior rapporto prezzo-qualità. La sedia è promossa, è comunque molto bella, mi terrà compagnia qua un sacco di ore. Chi verrà a trovarmi vedrà che comunque continuerò ad usarla. Volevo farvela vedere e volevo darvi le mie impressioni. Se il video vi è piaciuto, come al solito un bel like, mi raccomando iscrivetevi al canale per rimanere sintonizzati, perché faccio un sacco di tipologie di video, dalla sedia alla domotica al fotovoltaico, insomma per chi non mi conosce avete un po' da sbizzarrirvi nella playlist. Noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima diretta del giovedì sera. Ciao da Massi Dattoli!